Io credo che l'idea che ciò che muove l'economia è il profitto, questa è una grande idea che ha dominato 300 anni di capitalismo, ma che in qualche modo è obsoleta. Perché è obsoleta? Perché il profitto è troppo poco per muovere le persone. Cioè, se noi guardiamo ciò che muove un imprenditore, non lo speculatore, questa distinzione va tenuta ben presente, perché lo speculatore è mosso dal profitto, non l'imprenditore. Questa è la tradizione classica, l'ha sempre saputo, da Luigi Einaudi fino ad oggi e Beccattini, economisti internazionali, hanno sempre detto lo speculatore ha come scopo il profitto, quindi fa una scuola oggi, domani la chiude, apre un ospedale, dopodomani apre un'impresa di scarpe, perché gli interessa far soldi attraverso l'attività che svolge. Invece non è così l'imprenditore è un progetto e il profitto è un segnale che il progetto funziona. Quindi la natura normale dell'economia di mercato quale dovrebbe essere? Gente che ha dei progetti da realizzare, socialmente condivisi, computer, internet, scuole, ospedali, progetti. E il profitto è un vincolo, è un segnale che il progetto funziona, non è lo scopo. Perché se lo scopo diventa di profitto, tutto diventa strumentale. I lavoratori, l'ambiente, se lo scopo è far soldi. Quindi noi diciamo, l'idea, giustamente, se la logica è il profitto non ci può essere un'etica vera, perché l'etica richiede motivazioni intrinseche, che l'attività abbia un valore in sé. L'imprenditore vero è uno che ama ciò che fa, è uno che ama quel progetto di vita e quindi non è disposto a venderlo o a scambiarlo per più denaro. Tanto che conosciamo imprenditori autentici che stanno per anni dietro un progetto che magari non porta molto reddito, molto profitto, che però dà senso alla loro esistenza, magari a un progetto di vita per i figli, eccetera. Quindi dobbiamo recuperare l'idea di impresa-progetto, che è la grande idea dell'economia civile, e criticare di più l'impresa invece profitto, cioè l'impresa come macchina per far soldi, perché quando l'impresa diventa solo questo, ovviamente il capitalismo diventa un luogo poco vivibile. Io credo che la malattia principale di questa crisi, dove è esplosa questa malattia in questa crisi, è aver trasformato troppi imprenditori in speculatori, cioè aver trasformato imprese progetto in imprese profitto. E quindi finché le imprese profitto sono il 5-10% dell'economia mi va bene, quando diventano il 90% va meno bene. Quindi oggi dovremmo recuperare la dimensione progettuale dell'economia. L'imprenditore è un innovatore, uno che ha dei progetti, non è uno che fa quattrini. E quindi poi fa anche quattrini, ma vorrei come dire quasi un effetto non intenzionale, perché produce ricchezza, produce posti di lavoro, produce nuovi prodotti. E quindi questa idea di impresa progetto, allora sì che l'etica può avere uno spazio, se abbiamo tanti progetti e persone che hanno questa passione di portarli avanti.